Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi, pronti per un nuovo video che, ve lo anticipo, sarà pieno di colpi di scena, intrighi e, perché no, un pizzico di passione. Se siete qui per la prima volta, un caloroso benvenuto anche a voi. Spero che questo video vi piaccia e che decidiate di unirvi alla nostra community. Non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri prossimi contenuti. Oggi, amici miei, ci immergeremo in un'analisi dettagliata, quasi un'indagine direi, su una situazione che sta facendo tremare le fondamenta del mondo di Sandokan. Avete presente Neslihan? La dolce, l'innocente Neslihan? E Sandokan, la tigre della Malesia, l'eroe impavido? Ebbene, qualcosa di molto strano sta accadendo tra loro. Qualcosa che, a dir poco, sconvolge tutti. Stiamo parlando di lezioni private segrete. Cosa sta succedendo davvero? Qual è il segreto dietro questi incontri furtivi? È quello che cercheremo di scoprire insieme in questo video. Tenetevi forte, perché vi assicuro che non mancheranno le sorprese. Prima di iniziare, però, voglio ricordarvi ancora una volta di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti che vi propongo. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a creare sempre video migliori. Quindi, se non l'avete ancora fatto, cosa state aspettando? Cliccate subito sul pulsante iscriviti e unitevi alla nostra famiglia. Ora, bando alle ciance e tuffiamoci nel cuore della questione. Neslihan e Sandokan. Lezioni private segrete. Cosa potrebbe significare? La prima cosa che mi è venuta in mente, lo ammetto, è stata: sarà amore? Ma fermiamoci un attimo e analizziamo la situazione con un po' più di calma. Neslihan, come la conosciamo, è una giovane donna di grande cultura, intelligente e curiosa. Ma è anche vulnerabile, inesperta del mondo e bisognosa di una guida. Sandokan, d'altro canto, è un guerriero leggendario, un uomo d'azione, abituato a comandare e a proteggere. Un eroe, insomma, con un passato burrascoso e un presente incerto. Quindi, perché Sandokan dovrebbe impartire lezioni private a Neslihan? E perché queste lezioni dovrebbero essere segrete? Potrebbero esserci diverse spiegazioni. La più ovvia, come dicevo prima, è quella romantica. Forse Sandokan si è accorto di Neslihan, della sua bellezza interiore, della sua sete di conoscenza. Forse, dietro la facciata di guerriero indomito, si nasconde un uomo sensibile e desideroso di condividere la sua saggezza con qualcuno che ammira. Dopotutto, l'amore non ha età e non conosce confini. Sandokan ha vissuto 1000 avventure, ha combattuto contro nemici potenti e ha visto la morte in faccia più volte. Ma forse, proprio ora, è alla ricerca di qualcosa di diverso, di un porto sicuro, di un'anima gemella con cui condividere la sua vita. E Neslihan, con la sua innocenza e la sua intelligenza, potrebbe essere proprio la persona giusta. Ma attenzione, amici miei, perché non dobbiamo cadere nel tranello della facilità. La spiegazione romantica è allettante, ma potrebbe essere fuorviante. Potrebbe esserci altro dietro questi incontri segreti. Pensiamoci un attimo. Sandokan è un uomo di grande esperienza, un leader nato, un esperto di strategia militare. Potrebbe essere che stia preparando Neslihan a qualcosa? Potrebbe essere che stia cercando di addestrarla, di farla diventare una guerriera, una spia, una figura chiave nella sua lotta contro gli oppressori? Dopotutto, la situazione politica nel sud-est asiatico è estremamente instabile. I colonizzatori europei sono sempre più potenti e spietati, e la resistenza indigena ha bisogno di tutte le forze possibili. Forse Sandokan ha visto in Neslihan un potenziale nascosto, una capacità di apprendimento e di adattamento che potrebbe rivelarsi fondamentale per la sopravvivenza del suo popolo. E poi, non dimentichiamoci che Sandokan è un uomo pieno di segreti. Ha un passato oscuro, un passato di vendette e di tradimenti. Potrebbe essere che stia nascondendo qualcosa a Neslihan? Potrebbe essere che queste lezioni private siano un modo per manipolarla, per usarla per i suoi scopi personali? Non voglio sembrare cinico, ma dobbiamo essere realistici. Sandokan è un eroe, sì, ma è anche un uomo con le sue debolezze, con i suoi vizi, con i suoi scheletri nell'armadio. E non possiamo escludere la possibilità che stia sfruttando la sua posizione di potere per approfittare di Neslihan. Un'altra teoria, forse meno drammatica ma comunque interessante, è che Sandokan stia semplicemente cercando di proteggere Neslihan. Forse ha scoperto qualcosa, una minaccia imminente, un complotto ai suoi danni. E quindi, per evitare di spaventarla,
ha deciso di impartirle queste lezioni private, in modo da prepararla ad affrontare qualsiasi pericolo. In questo caso, le lezioni private sarebbero un modo per proteggere Neslihan senza rivelarle la verità, senza turbarla con notizie allarmanti. Saar ebbe un gesto di affetto, un atto di protezione da parte di un uomo che si sente responsabile del suo benessere. Ma allora, cosa sta succedendo davvero? Qual è la verità dietro questi incontri segreti? Purtroppo, amici miei, non ho una risposta definitiva. La verità è che possiamo solo speculare, fare delle ipotesi, basandoci su quello che sappiamo dei personaggi e della situazione. La cosa certa è che qualcosa di importante sta accadendo tra Sandokan e Neslihan. Qualcosa che sconvolge tutti, qualcosa che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. E noi, ovviamente, continueremo a seguire da vicino questa vicenda, cercando di scoprire tutti i suoi segreti. E voi, cosa ne pensate? Qual è la vostra teoria? Siete convinti che si tratti di amore? Oppure pensate che ci sia altro dietro? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sentire cosa ne pensate. Bene, amici miei, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Abbiamo analizzato insieme la situazione tra Neslihan e Sandokan, cercando di capire cosa si nasconde dietro queste lezioni private segrete. Abbiamo fatto delle ipotesi, abbiamo espresso delle opinioni, ma la verità, come spesso accade, rimane ancora un mistero. Ricapitolando brevemente, abbiamo considerato l'ipotesi romantica, l'ipotesi dell'addestramento militare, l'ipotesi della manipolazione e l'ipotesi della protezione. Ognuna di queste teorie ha i suoi pro e i suoi contro, e solo il tempo ci dirà qual è quella giusta. Voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato il contenuto interessante. Il vostro supporto è fondamentale per me, quindi vi invito a lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni e le vostre teorie. E infine, ma non meno importante, vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro mi piace, la vostra condivisione e la vostra iscrizione sono il modo migliore per sostenere il mio lavoro e per aiutarmi a creare sempre video migliori. Quindi, non siate timidi, cliccate sui pulsanti qui sotto e unitevi alla nostra community. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! Ma aspettate un secondo. Prima di concludere definitivamente, sento che dobbiamo scavare ancora più a fondo. Dobbiamo andare oltre le ipotesi più immediate e considerare alcuni aspetti che finora abbiamo solo sfiorato. La situazione è troppo succosa, troppo densa di potenziale drammatico per lasciarla così. Quindi, prendete un altro caffè, ricaricate le energie, perché la nostra indagine è tutt'altro che conclusa. Partiamo da un presupposto: Sandokan non è uno sprovveduto. La sua vita è stata una continua lotta per la sopravvivenza, un susseguirsi di battaglie, tradimenti e amori tormentati. E in questo lungo e difficile percorso, ha imparato una cosa fondamentale: a fidarsi di pochissime persone. Quindi, se ha deciso di coinvolgere Neslihan in qualcosa di così delicato e segreto, significa che ha visto in lei qualcosa di speciale. Qualcosa che va oltre la semplice bellezza o intelligenza. Ma cosa? Cosa rende Neslihan così unica agli occhi di Sandokan? Potrebbe essere la sua purezza, la sua innocenza, un'ingenuità che, paradossalmente, la rende immune alle macchinazioni e ai complotti che avvelenano il mondo di Sandokan. In un mondo dominato dall'avidità, dalla corruzione e dalla violenza, Neslihan rappresenta un faro di speranza, un simbolo di un futuro migliore. E forse Sandokan, stanco di combattere e di vedere orrori, ha bisogno di aggrapparsi a questa speranza, di proteggerla a tutti i costi. Ma se questo è vero, allora perché il segreto? Perché non rendere queste lezioni pubbliche, in modo da coinvolgere anche altre persone e diffondere questa speranza? La risposta potrebbe essere più complessa di quanto immaginiamo. Forse Sandokan teme che, se Neslihan diventasse troppo importante o influente, diventerebbe un bersaglio per i suoi nemici. Un bersaglio facile, data la sua inesperienza e vulnerabilità. Quindi, il segreto sarebbe un modo per proteggerla, per tenerla al sicuro dalle grinfie di chi vorrebbe usarla o distruggerla. Un'altra possibilità è che Sandokan stia cercando di forgiare in Neslihan una nuova leader, una figura capace di guidare il suo popolo verso un futuro di pace e prosperità. Forse, dopo anni di lotte e sacrifici, Sandokan si sente stanco e disilluso, e ha deciso di passare il testimone a una nuova generazione.
Una generazione che, a differenza della sua, sia capace di risolvere i conflitti con la diplomazia e la saggezza, piuttosto che con la forza e la violenza. E Neslihan, con la sua intelligenza e la sua sensibilità, potrebbe essere la persona giusta per questo compito. Ma per prepararla adeguatamente, Sandokan ha bisogno di darle una forma. Azione speciale, un'istruzione che vada oltre i libri e le nozioni teoriche. Ha bisogno di insegnarle la storia del suo popolo, le tradizioni, i valori, ma anche le strategie di sopravvivenza, le tecniche di combattimento e le arti della diplomazia. Un'educazione completa, insomma, che la renda una leader a tutto tondo, capace di affrontare qualsiasi sfida. Ma se questo è vero, allora perché il segreto? Perché non coinvolgere altri maestri e mentori per aiutare Sandokan in questo compito? La risposta potrebbe essere legata alla natura stessa del potere. Il potere, si sa, è una forza corrosiva, capace di corrompere anche le anime più pure. E Sandokan, che ha sperimentato sulla propria pelle gli effetti nefasti del potere, potrebbe temere che, se Neslihan venisse influenzata da troppe persone, finirebbe per perdere la sua innocenza e la sua purezza, diventando una leader corrotta e spietata come tanti altri. Quindi, il segreto sarebbe un modo per proteggere Neslihan dalle influenze negative, per preservare la sua integrità e la sua umanità. Un modo per assicurarsi che, quando arriverà il momento di prendere il potere, lo farà con saggezza e compassione, piuttosto che con avidità e sete di vendetta. Ma attenzione, amici miei, perché non dobbiamo escludere un'altra possibilità. Una possibilità che potrebbe ribaltare completamente la nostra prospettiva. Potrebbe essere che Neslihan non sia affatto la vittima innocente che crediamo. Potrebbe essere che, dietro la facciata di giovane donna ingenua e vulnerabile, si nasconda una mente astuta e calcolatrice, capace di manipolare Sandokan e di usarlo per i suoi scopi personali. Dopotutto, Neslihan proviene da una famiglia nobile, abituata a intrighi e complotti di palazzo. Potrebbe essere che, fin da piccola, sia stata addestrata a mentire, a ingannare e a manipolare gli altri per ottenere ciò che vuole. E forse, vedendo in Sandokan un uomo potente e influente, ha deciso di sfruttare la sua posizione per raggiungere i suoi obiettivi. In questo caso, le lezioni private segrete non sarebbero altro che un teatrino, una messa in scena per ingannare Sandokan e farlo cadere nella sua trappola. Neslihan potrebbe fingere di essere interessata alla sua saggezza, alla sua esperienza e alla sua protezione, ma in realtà starebbe solo cercando di carpirgli i segreti, di scoprire i suoi punti deboli e di manipolarlo per i suoi scopi personali. Un'ipotesi inquietante, certo, ma non possiamo escluderla a priori. Dopotutto, la storia è piena di esempi di donne che hanno usato la loro bellezza e il loro fascino per manipolare uomini potenti e cambiare il corso degli eventi. E Neslihan, con la sua intelligenza e la sua ambizione, potrebbe essere una di queste. Ma se questo è vero, allora perché Sandokan si lascerebbe manipolare così facilmente? La risposta potrebbe essere legata alla sua fragilità emotiva. Sandokan, nonostante la sua forza e il suo coraggio, è un uomo ferito, segnato da un passato di lutti e tradimenti. E forse, vedendo in Neslihan una figura di conforto e di affetto, si è lasciato abbagliare dalla sua bellezza e dalla sua gentilezza, senza accorgersi del pericolo che si nascondeva dietro la sua facciata. Un errore fatale, che potrebbe costargli caro. Perché se Neslihan sta davvero cercando di manipolarlo, potrebbe usarlo per distruggere i suoi nemici, per appropriarsi del suo potere e per realizzare i suoi ambiziosi progetti. Un tradimento terribile, che potrebbe segnare la fine della tigre della Malesia. E allora, amici miei, cosa sta succedendo davvero? La verità, come al solito, è complessa e sfuggente. Ma una cosa è certa, la situazione tra Sandokan e Neslihan è molto più intricata di quanto sembri. E noi, ovviamente, continueremo a seguirla da vicino, cercando di svelare tutti i suoi segreti. E voi, cosa ne pensate? Qual è la vostra teoria preferita? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sentire cosa ne pensate. Bene, amici miei, siamo arrivati davvero alla fine di questo video. Spero che questa analisi approfondita vi sia piaciuta e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Abbiamo esplorato insieme le diverse ipotesi che potrebbero spiegare il segreto delle lezioni private tra Sandokan e Neslihan, cercando di capire quali sono le motivazioni e gli interessi che si celano dietro questa misteriosa relazione. Ricapitolando brevemente, abbiamo considerato l'ipotesi romantica, l'ipotesi dell'addestramento militare, l'ipotesi della protezione,
l'ipotesi della formazione di una nuova leader e, infine, l'ipotesi della manipolazione. Ognuna di queste teorie ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, e solo il tempo ci dirà quale è quella giusta. Voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato il contenuto interessante. Il vostro supporto è fondamentale per me, quindi vi invito a lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni e le vostre teorie. E infine, ma non meno importante, vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro mi piace, la vostra condivisione e la vostra iscrizione sono il modo migliore per sostenere il mio lavoro e per aiutarmi a creare sempre video migliori. Quindi, non siate timidi, cliccate sui pulsanti qui sotto e unitevi alla nostra community. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! E ricordate, la verità è là fuori, da qualche parte. Continuate a indagare.